Nelle neonate TV private della fine degli anni '70 iniziavano a comparire le prime sitcom americane e quella interpretata dal piccolo Gary Coleman piaceva un po' a tutti, grandi e piccini. Per quelli che erano adolescenti nei primi anni '80, quel nome e quel musetto suscitano ricordi dolci e divertenti. Si intitolava Il mio amico Arnold, Different Strokes era il titolo originale americano, e trattava la vita di Arnold e Willis Jackson, due ragazzini afroamericani di Harlem rimasti orfani e adottati dal signor Philip Drummond, un benestante bianco per cui lavorava la loro madre, che li nutriva di affetto e amore. A interpretare Arnold era l'attore Gary Coleman, una vera forza della natura con i suoi occhioni grandi, le guanciotte rotonde, le labbra perennemente imbronciate e una simpatia contagiosa. Willis era invece interpretato da Todd Bridges, perfetto nella parte del fratello maggiore serio e responsabile, almeno sullo schermo. Dopo vedremo perché. La parte del ricco e amorevole padre adottivo bianco viene invece affidata a Conrad Bain, attore canadese naturalizzato americano con una lunghissima esperienza teatrale e televisiva alle spalle. A completare il cast fisso della prima stagione c'erano la figlia naturale di Drummond, Kimberly, interpretata dalla bionda 14enne Dana Plato. Ho fatto un video tra l'altro dove parlavo di questa sfortunata baby star, ve lo lascio qui sotto se ve lo siete perso. E Edna Garrett, la governante della casa nelle fattezze della bravissima attrice e cantante statunitense Charlotte Rae. La serie venne proposta dall'emittente NBC in un disperato tentativo di recuperare consensi nella fascia preserale, ormai da anni in mano alla ABC e al suo cavallo di punta Happy Days. I due datori della serie, Jeff Harris e Bernie Kakoff, percepirono prima degli altri come l'America fosse pronta a una sitcom interrazziale che per la prima volta incentrasse le sue vicissitudini su una famiglia mista. I due per mesi pensarono e ripensarono a un pilot efficace e a un possibile protagonista principale per il telefilm, fin quando Kakoff non vide in alcune pubblicità il broncio tenero di Gary Coleman. La serie aveva trovato il suo protagonista principale. Adesso vediamo la storia di questo attore. Quando iniziarono le riprese del mio amico Arnold, Coleman è un bambino di 10 anni gioioso, ridanciano e particolarmente basso. Meglio così, pensarono la NBC, sembrerà ancora più piccolo. In realtà Gary è un po' troppo piccolo per la sua età, non perché sia di poco appetito o in ritardo con la crescita. C'è di più, c'è una malattia grave, gravissima, che lo affligge dalla nascita. Il bambino, figlio di un senzatetto di Chicago, viene adottato poche settimane dopo la nascita da una giovane coppia di colore di Chicago, Edmonda Sue, professionale infermiera, e W.G. Coleman, ascensorista. Poco prima del raggiungimento dei 2 anni la malattia congenita manifesta i primi disturbi e gli viene diagnosticata come se fosse una sentenza, atrofia renale. Per vivere il piccolo Gary verrà sottoposto a dialisi per tutta la vita e sperare in un trapianto di reni non appena avrà raggiunto un'età sufficiente a limitare il pericolo di rigetto. Atrofia renale vuol dire pure che lui non crescerà come tutti gli altri bambini, ma rimarrà sempre piccolo. Non più di 1,42 m al massimo, ma di questo per il momento la NBC decide di non farne parola con nessuno e tantomeno coi genitori. Il bambino è una vera forza della natura, una miniera d'oro. L'emittente per interpretare Arnold gli offre $16.000 a puntata. Siamo nel 1978 e quelli sono tanti soldi, per una famiglia come la sua poi. Il padre si licenzia subito dal lavoro per seguire direttamente la carriera del figlio e amministrare il nascente patrimonio. Dopo anni a spaccarsi la schiena su un montacarichi, finalmente potrà vivere da signore come uno importante e poi il denaro servirà a garantire le migliori cure per Gary. Cosa può esserci di sbagliato in tutto questo? Nonostante molti all'interno della rete siano scettici sul progetto, Different Strokes, l'intuizione del telefilm si rivela vincente e un successo enorme. Il 25% di share nel preserale e il pubblico incollato davanti alla TV su un canale NBC come non si vedeva da anni. E questo contro il ditone del mitico Fonzi di Happy Days. Gary Coleman diventa una star indiscussa. L'America lo adotta come il nipotino spassoso della porta accanto e l'attenzione mediatica su di lui diventa febbrile. Interviste, ospitate televisive, articoli su giornali, film a low budget per il nascente mercato home video e lavoro in studio 6 giorni su 7.
Il cachet velocemente sale, ma l'entusiasmo e la felicità altrettanto velocemente scendono. Gary è pur sempre un bambino di 10 anni che avrebbe voglia di giocare, ridere e trascorrere il tempo libero coi coetanei. Ma questo non gli è concesso. Quando sei una star che incolla alla televisione milioni di americani, il giro di soldi attorno al tuo nome tocca picchi vertiginosi e chi si ferma è perduto. Non è questa la regola del capitalismo selvaggio su cui beatamente si specchia l'America reganiana? Crescita, 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 per aumentare l'introito, per fare più soldi, per fiaccare e uccidere la concorrenza finché ne hai la possibilità, non importa se sei solo un bambino. Ma Gary non è un bambino normale, è malato, molto malato, si stanca più velocemente degli altri, ha le difese immunitarie più basse del normale e si ammala per niente. Alla terza stagione appare già spostato, si beccano polmonite dietro l'altra, vomita in continuazione e i medici dicono che il trapianto ora è necessario. I genitori chiedono di limitare le apparizioni del giovane attore, ma l'emittente ribatte che Gary non può fermarsi in questo momento, sarebbe una follia. Per convincere il padre e la madre, il compenso dell'attore passa a $350.000 episodio. Nonostante la logica consiglierebbe di dare un taglio alle 1000 attività in cui è coinvolto e concedergli un lungo periodo di riposo per rilassarsi e ricevere le migliori cure mediche, i genitori accettano l'offerta. Ancora una volta i soldi sembrano valere più della logica, anche quando c'è di mezzo i bambini, dico io. Si va avanti, la serie va avanti, anche se Gary sta male ed è profondamente infelice. All'inizio della sesta stagione l'attore ha ormai 15 anni e la sua prospettiva è cambiata. Sta crescendo, ha superato la pubertà e come tutti a quell'età non si sente più un bambino ma un adolescente lanciato verso l'età adulta. Vorrebbe cambiare il suo personaggio, farlo raffrontare con tematiche più in linea con la sua età, senza terminare ogni episodio in braccio a Conrad Bain con il viso imbronciato e il solito tormentone che lo ha reso famoso. Che diavolo stai dicendo, Willis? Ragioni legittime a 15 anni compiuti. Peccato che in televisione non importa essere veri, conta decisamente di più essere verosimili. E Gary verosimilmente dimostra a malapena 10 anni e così viene proposto al pubblico. La frustrazione aumenta, eppure i suoi problemi di salute. Durante la settima stagione l'attore si sente male sul set e viene ricoverato d'urgenza e sottoposto a un lungo ciclo di dialisi. I dottori gli prescrivono un lungo periodo di riposo. Gary vorrebbe lasciare la serie e tornare a casa, ma il padre si oppone strenuamente all'idea. Gli dice che deve sacrificarsi per la famiglia, stringere i denti e non voltare le spalle alla fortuna. Fa leva sul senso di responsabilità del figlio ammalato e alla fine ottiene che Gary torni a recitare la parte di Arnold. Nel frattempo viene trovato un rene compatibile e l'attore è sottoposto a trapianto. Sembra la fine di un brutto sogno e invece è soltanto l'inizio soft di un incubo. Il trapianto non funziona, Gary rigetta il rene e torna a star male come più di prima. E intanto le riprese vanno avanti. Il pubblico, si sa, è per sua natura capriccioso e alla lunga si stufa di tutto, soprattutto delle cose che rimangono sempre troppo uguali a se stesse, come Different Strokes. Già da un paio di stagioni la frizzante verve della serie poco alla volta si è annacquata e il telefilm è diventato ripetitivo. Gli ascolti calano parecchio, tanto che nella primavera del 1985 la NBC cancella il telefilm dei propri palinsesti al termine della settima stagione. Tuttavia la serie fa ancora gola, così come il nome di Gary Coleman, e l'emittente rivale ABC decide di produrre un'ottava stagione di Different Strokes da mandare in onda il venerdì sera. Se ricordate, ne avevamo già parlato nell'altro video su Dana Plato. Coleman non vorrebbe neanche prendervi parte, l'insuccesso del trapianto e la conseguente crisi di rigetto ne hanno fiaccato lo spirito e il corpo, e poi non ne può più di interpretare la parte di Arnold Jackson, un bambino nero che non cresce e rimane sempre uguale a se stesso. Litiga coi coprotagonisti della serie, urla che vuole tornare a casa, sbraita al mondo che non ne può più, soffre e piange, ma alla fine è ancora costretto a piegarsi. Interpreterà ancora Arnold nell'ottava stagione prodotta e trasmessa dalla ABC. La serie però è ormai spremuta e nonostante il cambio di palinsesto gli ascolti continuano a scendere. Così dopo 19 episodi il 30 agosto del 1986 cala il sipario su uno dei telefilm maggiormente seguiti degli anni 80. I signori Coleman, gli attori, il regista e i produttori ne sono distrutti. L'unico a gioire di questo stop, come se fosse la fine di un brutto sogno, è Gary, che accoglie la notizia a braccia alzate, correndo felice per gli studi come se avesse segnato un gol.
Finito il personaggio di Arnold, auspica per lui un po' di tranquillità, una vita serena, nuovi progetti artistici su cui lavorare, l'inizio di una nuova vita e di una nuova carriera. Purtroppo il giovane uomo che non cresce ancora non sa che quando la macchina del Music Beats si titrita è molto difficile rimettere insieme i pezzi. In pochi mesi la difficile storia personale di Gary Coleman assumerà le fattezze di una tragedia greca. La prima batosta è di natura professionale. Gary era convinto che non appena smesso il personaggio di Arnold, le offerte sarebbero fioccate come neve e che lui avrebbe trascorso le giornate a scegliere tra vari copioni con allegati assegni a tanti zeri. Ma nulla di questo accade. A Coleman è successa la cosa più terribile che possa capitare a un attore, rimanere intrappolato nella sua parte più famosa. Per i produttori, per i registi e per i media stessi, la sua figura è indissolubilmente legata ad Arnold e per quanto barbaro possa sembrare, la carriera professionale di Gary muore insieme al personaggio del telefilm. Nei 4 anni successivi alla fine della serie, al di là di qualche cameo ospitato in qualche telefilm, Coleman di fatto non lavora. Il conto in banca si assottiglia e al breve tempo il giovane miliardario si ritrova a secco. Sembra impossibile che abbia speso così tanto eppure i conti non mentono. O forse sì, perché quando l'autore ormai maggiorenne mette il naso nel suo patrimonio in caduta libera, scopre che a fregarlo sono state le ultime persone da cui se lo sarebbe aspettato, i suoi genitori. Il padre in particolare si eroga un doppio stipendio faraonico ogni mese, sia come presidente della società che fa capo all'attore che come manager dell'attore stesso. Eppure la madre non disdegna un ricco compenso più annessa percentuale. Alla fine, tra familiari, manager e collaboratori, risulta che è proprio Gary quello che a pagare le tasse più allo Stato e a guadagnare meno di tutti. Il giovane si sente tradito, schiuma di rabbia e di delusione, licenzia il padre e nel 1989 lo porta in tribunale chiedendo circa 4 milioni di dollari di risarcimento. Ne otterrà circa un terzo al termine della disputa legale 5 anni dopo. Nel frattempo deve tirare la cinghia, sperare in qualche nuovo ingaggio e sopravvivere, cosa non facile se sei costretto settimanalmente alla dialisi, scusate, in un paese dove fino a pochi anni fa non esisteva alcuna assistenza sanitaria. Coleman è costretto a accettare quasi qualsiasi proposta, lavora come DJ in una piccola radio di Denver, partecipa ad altri cameo, ma di proposte concrete non ne arrivano e le spese mediche continuano ad aumentare. Il giovane paffutello che solo pochi anni prima commuoveva e divertiva l'America sta morendo di fame e era in malati, ma a nessuno sembra fregare qualcosa. In un'intervista concessa a una televisione americana del 1993 confessa di aver tentato il suicidio per ben 2 volte. La notizia incuriosisce tutti ma non impietosisce nessuno, visto che a Coleman nuove offerte di lavoro non ne arrivano. Per qualche anno si perdono le sue tracce, la televisione cambia gli eroi delle sitcom, anni 80 finiscono per dimenticarlo. Poi un servizio andando in onda sui TG americani del 1998 torna a parlare di Gary, mostrando l'ex interprete di Arnold in divisa da guardia giurata presso un grande magazzino. È questo il suo lavoro ora ed è pure accusato di aver malmenato una donna che avendolo riconosciuto l'ha schermito per la brutta fine che ha fatto. Seguono anni duri, durissimi. Gary si trasferisce a Santa Ken, una piccola cittadina a sud di Salt Lake City, nello Utah. Qui lentamente prova a rimettere in sesto la propria vita e la propria carriera, tanto ospitati in programmi nostalgici sullo stile del nostro Matricole Meteore, partecipazioni a video musicali, NSYNC, Kid, Rock, Moby e John Cena, e ruoli secondari in B-movie e telefilm. Nel 2006, sul set della commedia Charge Ball, dove interpreta la parte di un giocatore di una scapestrata squadra di basket, incontra la 22enne Shannon Price. I due si sposano pochi mesi dopo essersi conosciuti. Che Coleman abbia finalmente trovato un po' di serenità, ma che nemmeno un anno dopo la coppia si separa, non prima di essere apparsi alla trasmissione Divorce Court, un orribile format americano a cui partecipano coppie che hanno deciso di divorziare per cercare di salvare in diretta televisiva il matrimonio. Il divorzio ufficiale Coleman e la Price viene sancito nell'agosto del 2008, tuttavia Shannon continua a vivere a casa di Gary nonostante non ne sia più la moglie. L'attore va avanti con la propria vita ma è sempre più difficile, si sente frustrato, derubato di qualcosa e pieno di rabbia. Si sono persi la sua adolescenza e in cambio gli hanno dato una tragica età adulta, infelice, umiliante e piena di frustrazioni.
e allora spesso si lascia andare a vere e proprie esplosioni di rabbia che immancabilmente finiscono sui giornali, come quando dopo una lite in un parcheggio con un fotografo che lo immortala senza permesso sale sulla sua auto e lo investe. Nonostante il fotografo riporti soltanto poche scoriazioni superficiali, la notizia fa il giro degli Stati Uniti. Passa qualche mese e ci risiamo. Gary è di nuovo sui giornali, stavolta per una furiosa lite con l'ex moglie Shannon, che sfocia in un vero e proprio scontro fisico tra i due con tanto di intervento della polizia. Questa volta però l'attore è la parte lesa e l'accusa di violenza domestica è a carico dell'ex moglie. L'anno dopo la scena si ripete ma a parti ribaltate e Gary ad essere accusato di violenza domestica su Shannon. Siamo ai titoli di coda. Da tempo la salute dell'attore sta peggiorando. Nel 2009 si è sottoposto a un intervento chirurgico al cuore e durante la riabilitazione post-operatoria si è ammalato gravemente di polmonite. L'anno successivo altri due ricoveri per alcuni improvvisi attacchi epilettici, l'ultimo dei quali sul set di Insider, un programma televisivo a cui sto partecipando. L'agonia per lo sfortunato attore termina qualche mese più tardi, precisamente il 26 maggio del 2010, quando viene ricoverato d'urgenza allo Utah Valley Regional Medical Center in condizioni critiche. Secondo quanto riportato da Shannon, l'attore sarebbe caduto dalle scale a seguito forse di un nuovo attacco epilettico e avrebbe battuto violentemente la testa. L'emorragia è irreversibile e il giorno dopo viene dichiarata la morte cerebrale, a seguito della quale si interrompe il mantenimento forzato in vita. E già qui si apre un caso. Secondo l'avvocato dell'attore, Randy Kester, non è chiaro chi abbia dato l'autorizzazione a spegnere le macchine che tenevano artificialmente in vita Coleman. Probabilmente la moglie, anche se ora sorge il dubbio che la donna non ne avesse le facoltà visto che i due erano divorziati. La Price comunque riesce a guadagnare anche su questa triste dipartita, vendendo ai tabloid le foto dell'attore in coma sdraiato sul letto d'ospedale e completamente intubato. Un altro tristissimo ultimo dispetto a Gary Coleman, un piccolo uomo malato sul cui corpo in periodi diversi della vita a turno hanno pasteggiato con morsi avidi le persone che dovevano averne più a cuore la salute, i genitori e la moglie. Un attore a cui doveva molto anche la rete NBC, che nel finire degli anni 70 venne salvato da una gravissima crisi di ascolti, dalle guance paffute e dai labroni imbronciati di un bambino nemmeno di 10 anni malato di rini. Un bambino a cui non è stato concesso di diventare uomo, morto a poco più di 42 anni, praticamente solo, malato e al verde. Se questa non è una storia di scandaloso abuso sul minore, non so quale lo sia. Adesso vediamo Todd Bridges. Se nella vita di Arnold e Kimberly si sa molto di più, di Willis abbiamo meno informazioni, ma i suoi problemi li ha avuti anche lui. Todd Bridges è un attore afroamericano, noto più che altro per aver interpretato il fratello maggiore di Arnold in questa amata sitcom. Dopo la fine della serie non fu facile per l'attore. Il passato dall'adolescenza all'età adulta è stata dura per lui, la cui vita personale, turbata dal divorzio dei genitori del 1982, comincia a essere condizionata dalla metà degli anni *80 dalla dipendenza da stupefacenti. Alla chiusura della serie anche lui si ritrova sostanzialmente disoccupato, rischia di morire di overdose di crack nel 1988 e processato per tentato omicidio ai danni di uno spacciatore, ma verrà poi prosciolto da tutte le accuse. La sua carriera è praticamente giunta a un punto morto se si esclude un horror a basso costo del 1988, Twice Dead, un cameo in una commedia di serie B nel 1989, Giù le mani da mia figlia, e alcuni programmi televisivi nei primi anni 90. Bridges continua a combattere con le sue difficoltà. Nel 1993 è nuovamente arrestato ed entra in un programma di riabilitazione dalla droga, scomparendo per alcuni anni dalla ribalta. Dal 1996 Bridges riprende a lavorare con qualche continuità, ma la svolta avviene nel 1998 quando sposa Dory, diventa padre, abbandona del tutto l'uso di alcol e droghe e diventa religioso cristiano. Torna a fare notizia sulla stampa, ma questa volta per aver salvato una donna disabile caduta accidentalmente nell'acqua di un lago. Ha frequentato per un periodo televisivo la sua fidanzata Janet Jackson ed ha anche ammesso di aver avuto un'infatuazione per la sua sorellastra televisiva Dana Plato nella sua autobiografia. Alla fine, dopo la morte di Charlotte Rae nell'agosto 2018, la signora Garry nella serie La tratta dei ragazzini, è rimasto con l'unico attore del cast originale ancora in vita.
Nel 2018 avrà ancora problemi perché viene citato in giudizio da una delle sue ex fidanzate per violenza sessuale e stalking e inoltre verrà colpito al volto in un'aggressione durante un litigio domestico. Nel 2022 ha sposato la designer Betty Jo Hirsch. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2022 dove ha partecipato al Grande Fratello VIP americano, proprio lui che è diventato famoso interpretato appunto un fratello maggiore. Per concludere, bisogna dire che gli altri protagonisti, Mr. Drummond, la governante, eccetera, hanno avuto tutti una vita abbastanza equilibrata e sono morti per cause naturali abbastanza anziani. I tre ragazzini hanno avuto la peggio. Bene amici, anche per oggi è tutto, grazie per la visione, al prossimo video. A presto, ciao.